Ciao a tutti e bentornati su Igienista Mentale, io sono Francesca. Oggi parliamo di chewing gum, gomma da masticare, cicca, come la volete chiamare. Mi chiedete sempre se la cicca può sostituire lo spazzolino quando siete fuori casa e non potete lavarvi i denti, per esempio in ufficio mentre state lavorando. Oggi vediamo quali sono tutte le caratteristiche della gomma da masticare, se va bene, se non va bene, quali sono i pro e quali sono i contro. Ma la prima cosa che vi devo dire è che la gomma da masticare, la cicca, non sostituisce lo spazzolino perché non ha un'azione di tipo meccanico come può essere la setola, nemmeno sostituisce il filo interdentale per lo stesso identico motivo. Non c'è uno sfregamento, non c'è un'azione meccanica sul dente. Però ha tutta una serie di altri benefici che secondo me la possono salvare. Infatti, se consumiamo un pasto e dopo mangiamo una cicca, questa ci aiuta a rimuovere i grossi residui di placca e aiuta ad allontanarli dal dente e quindi ad allontanare potenziali batteri. Il pro numero 2 è che incrementa il flusso salivare. Se aumentiamo la quantità di saliva, cosa succede? Che sicuramente migliora l'autodetersione dei denti, in quanto la salivazione comunque protegge il dente dall'attacco dei batteri e quindi dalla carie. E non solo, se aumenta la salivazione migliora anche l'alito della nostra bocca, che non sarà quindi più secca. Terzo pro è che aumenta il pH salivare. Cosa vuol dire? Dopo un pasto generalmente il pH della bocca scende e diventa pH acido, che può favorire l'erosione dei denti, soprattutto se andiamo a spazzolare immediatamente dopo aver mangiato. È chiaro che bisogna scegliere sempre il prodotto migliore, ovvero assolutamente chewing gum senza zucchero e in particolare che contengano lo xilitolo. Sullo xilitolo ci sono un sacco di studi che dimostrano che questo ingrediente, lo xilitolo, riduce in maniera consistente i batteri responsabili della carie, favorisce la remineralizzazione dello smalto e, come dicevamo prima, aiuta a neutralizzare, quindi rendere neutro il pH della bocca. Quindi masticare le gomme non è così male, anzi. Tuttavia bisogna considerare il tempo di masticazione. Come in tutte le cose è bene non esagerare. Masticare infatti la gomma per troppo tempo durante il giorno, per molte ore al giorno, può dare delle conseguenze anche piuttosto gravi. Il primo contro di masticare per tanto tempo la gomma è quello di andare incontro a un sovraccarico della articolazione temporomandibolare e del muscolo massetere, che possono cominciare a dare fastidio e dare nei problemi del tempo, oltre che favorire il bruxismo o il digrignamento durante il giorno e durante la notte, con una conseguente usura dei nostri denti. Il secondo contro esula un po' dal discorso dentale, ma è che la masticazione continua della gomma va a stimolare la secrezione acida, producendo quindi acidità di stomaco e un conseguente reflusso gastroesofageo. E non solo, nell'atto di masticare la gomma ingeriamo un sacco di aria che, insieme ai dolcificanti generalmente contenuti in queste gomme, vanno a creare gonfiore di stomaco, che è una situazione veramente spiacevole e che a lungo può dare dei problemi. Quindi il mio consiglio è che se non abbiamo altri strumenti a disposizione mentre siamo fuori casa, va benissimo la gomma da masticare per tutti i benefici che abbiamo visto a livello della bocca e dei denti. È bene quindi però non esagerare con la frequenza di questa masticazione. Spero che vi sia piaciuto questo video sulle gomme da masticare. Mi raccomando, iscrivetevi al canale e non dimenticate di mettere mi piace al video e noi ci vediamo al prossimo video.